Ciao a tutti e bentornati sul canale. Sono Giovanni, la tua guida di fiducia per imparare l'italiano in modo naturale e soprattutto pensare in italiano. Hai mai desiderato parlare italiano senza dover pensare due volte a ogni parola? Se vivi in Italia, sogni di trasferirti o semplicemente vuoi sentirti sicuro quando parli, questo video è per te. Sei brasiliano e ti blocchi ogni volta che provi a dire una frase semplice come «Che ore sono?» O magari vivi negli Stati Uniti e pensi prima «How do I say this?» invece di buttarti. O forse vieni da un paese di lingua spagnola e ti ritrovi a dire «Tengo frio» invece di «Ho freddo». E ti senti sempre un po' insicuro quando parli. O forse vivi già in Italia e ti senti frustrato perché capisci ma non riesci a rispondere con fluidità. Succede? Tranquilli. Oggi scopriremo come smettere di tradurre e iniziare a pensare in italiano momento per momento. Perché pensare in italiano è così importante? Ti sei mai trovato in una conversazione e, prima di dire una sola parola in italiano, hai iniziato a tradurre tutto mentalmente dalla tua lingua? Scommetto di sì, è un problema comune. Pensiamo prima nella nostra lingua madre, poi cerchiamo di tradurre in italiano e quando finalmente siamo pronti a parlare, il momento è già passato. Ma non preoccuparti. Ti guiderò passo dopo passo. Una volta che inizi a pensare in italiano, tutto diventa più facile. Parlare, ascoltare e persino scrivere. Se ti sei sempre chiesto come smettere di tradurre e iniziare a pensare in modo naturale in italiano, resta con me perché ho delle tecniche potentissime da condividere. Iniziamo. Ecco perché è fondamentale. Il tuo cervello lavora il doppio se traduce. Le frasi tradotte letteralmente spesso non hanno senso. Pensate a un madrelingua inglese che impara l'italiano. In inglese si dice I am 29 years old. Se traduce parola per parola, dirà io sono 29 anni, che in italiano suona stranissimo, quasi senza senso. La forma corretta, invece, è ho 29 anni. Pensare in italiano ti fa parlare come un madrelingua senza blocchi. E parliamo di fiducia in se stessi. Quando inizi a pensare in italiano, le parole ti vengono in mente più velocemente. Niente più lunghe pause per tradurre mentalmente, risponderai in modo più naturale e fluido e questo aumenta tantissimo la tua sicurezza. Un altro grande vantaggio, migliora la tua capacità di ascolto. Se pensi in italiano, il tuo cervello elabora le conversazioni in italiano più rapidamente, capisci meglio le persone, non solo nelle conversazioni, ma anche quando guardi un film o ascolti musica, inizi a riconoscere le parole all'istante. E non dimentichiamoci della pronuncia. Esatto, anche la pronuncia migliora, perché quando pensi in italiano inizi a sentire i suoni nella tua testa nel modo in cui li pronuncia un madrelingua e questo ti aiuta a parlare in modo più chiaro. Quindi, riassumendo, pensare in italiano ti aiuta a parlare più velocemente, aumenta la tua fiducia, migliora il tuo ascolto e perfeziona la tua pronuncia. A questo punto forse ti stai chiedendo «Ok Giovanni, ho capito perché è importante, ma come faccio ad allenare il mio cervello a pensare in italiano?» Non ti preoccupare, ti guiderò, ma prima di svelarti le tecniche dobbiamo parlare degli errori più comuni che impediscono agli studenti di riuscire in questo. Molti non si rendono nemmeno conto di commettere questi errori, ma una volta che li correggi vedrai un enorme miglioramento nella tua fluidità. E 4 errori che ti bloccano. Errore 1. Tradurre tutto mentalmente. Se traduci sempre tutto nella tua testa prima di parlare, il tuo cervello non si abituerà mai a pensare direttamente in italiano. Continuare a tradurre mentalmente è come andare in bici con le ratelle per sempre. Devi fidarti del tuo cervello e lasciarlo formare frasi in modo naturale. Errore 2. Pensare troppo alla grammatica mentre parli. Ti rallenta. I nativi non lo fanno. Lo so, la grammatica è importante, ma se ti fermi continuamente per controllare ogni singola regola, non parlerai mai in modo spontaneo. Nemmeno gli italiani usano sempre bene il congiuntivo, tranquillo. Errore 3.
paura di sbagliare. Il perfezionismo ti paralizza, ma solo sbagliando si migliora. So come si ci sente. Alcune persone hanno così paura di dire qualcosa di sbagliato che smettono di pensare o parlare in italiano del tutto. Ma ricordate, è proprio facendo errori che si impara. Più pratichi il pensiero in italiano, più migliorerai. Non avere paura di sembrare imperfetto. La fluidità arriva con la pratica, non con la perfezione. Errore 4. Vivere solo nella propria lingua madre. Se parli italiano solo durante la lezione, la mente non fa il click. Ecco perché l'immersione è così importante. Ascoltare musica italiana, guardare video in italiano, cambiare la lingua del tuo telefono. Ricapitoliamo velocemente i 4 errori che ti impediscono di pensare in italiano. Fare troppo affidamento sulla traduzione. Pensare ossessivamente alla grammatica mentre formi le frasi. La paura di commettere errori e non circondarsi abbastanza di italiano. Se stai commettendo uno di questi errori, non ti preoccupare. La buona notizia è che ora ti mostrerò come risolvere questi problemi. Stanno per arrivare delle strategie passo dopo passo, semplici e potenti, per iniziare a pensare in italiano in modo naturale. Tecniche per allenare il cervello. E ora la parte più importante. Come possiamo allenare davvero il nostro cervello a pensare in italiano? Vi guiderò attraverso dei passi semplici ma potentissimi che chiunque può seguire. Primo passo. Dai un nome alle cose intorno a te in italiano. Adoro questo esercizio. È un'abitudine facilissima da creare. Guardati intorno e semplicemente nomina gli oggetti in italiano. Ad esempio, se sei nella tua stanza, pensa a letto, finestra, tazza. E per fare un passo in più, descrivi cosa sta succedendo. Poi vai oltre. Sto bevendo un caffè caldo. Questo aiuta il tuo cervello a connettere la vita di tutti i giorni con l'italiano, rendendolo più naturale nel tempo. Secondo passo. Parla da solo in italiano. All'inizio potrebbe sembrare strano, ma è uno dei modi migliori per iniziare a pensare in italiano. Cucini, cammini, vestiti. Commenta tutto ad alta voce. Mi sto mettendo le scarpe. Oggi è una bella giornata. Non c'è nessuna pressione, nessuno ti ascolta. Se hai paura di sbagliare, non importa. Sei solo tu che alleni il tuo cervello a usare l'italiano in modo naturale. Bene, ora il terzo passo. Usa un dizionario italiano-italiano. Ah, questa è una svolta. Molti studenti usano ancora dizionari che traducono le parole nella loro lingua madre, ma passare a un dizionario monolingua, cioè italiano-italiano, ti costringe a pensare in italiano anziché tradurre ogni cosa. Prova questo esperimento. Cerca la parola squisito direttamente in italiano. Invece di una singola parola tradotta, troverai una descrizione, come di sapore eccellente, delizioso. Questo esercizio abitua il tuo cervello a rimanere in modalità italiana, rompendo il vizio di tradurre mentalmente ogni cosa. Quarto passo. Pensa in frasi semplici. Molti studenti cercano di pensare con frasi complesse troppo presto, e questo li blocca. Inizia con pensieri brevi e semplici. Invece di dovrei andare al supermercato perché devo comprare, di solo ho bisogno di verdure. La complessità arriverà col tempo. Quinto passo, e questo lo adoro, crea una voce interiore in italiano. Come se avessi una mini conversazione mentale. Se stai pianificando la giornata, pensa: cosa faccio ora? Faccio colazione? Oggi mi sento motivato. Questo è come trasformare i tuoi pensieri in un dialogo in italiano. È uno dei modi più rapidi per passare alla modalità italiana. Puoi anche farti domande come: come mi sento oggi? Oppure: cosa mi metto? È un'abitudine potentissima. E infine, sesto passo, circondati di italiano. Sì, più ti esponi all'italiano, più diventa naturale. Ascolta podcast in italiano, guarda video e leggi libri o articoli. Più italiano senti, più il tuo cervello inizierà a pensare in italiano automaticamente.
Io, per esempio, uso una piattaforma chiamata Lingopy, dove posso guardare serie e ascoltare podcast autentici con sottotitoli interattivi. È un modo potente per abituare l'orecchio e imparare senza sforzo. Se vuoi provarla, lascerò il link nel commento fissato. Ok, allora, rivediamo insieme i 6 passi per iniziare a pensare direttamente in italiano. 1. Dai un nome alle cose intorno a te. 2. Parla da solo in italiano. 3. Usa un dizionario italiano-italiano. 4. Pensa prima con frasi semplici. 5. Crea una voce interiore in italiano. E 6. E circondati della lingua. Questi passi ti aiuteranno a smettere di tradurre e a iniziare a pensare in italiano in modo naturale. E la parte migliore, puoi iniziare a praticare queste cose oggi stesso. Ma ora andiamo ancora più in profondità. Abbiamo parlato delle strategie, ma come possiamo praticarle ogni giorno e trasformarle in un'abitudine solida? Perché conoscere le tecniche non basta, devi praticare con costanza per allenare davvero il tuo cervello. Quindi ecco alcuni semplici esercizi quotidiani per aiutarti a sviluppare questa abilità. Primo, inizia e chiudi la giornata in italiano. Appena ti svegli, prova a descrivere i tuoi piani per la giornata in italiano. Invece di pensare nella tua lingua, pensa «Oggi è lunedì. A pranzo vedrò un amico». E la sera, prima di dormire, fai la stessa cosa. Ripercorri la tua giornata in italiano. Chiediti «Ho fatto questo. Mi è piaciuto?» Questo aiuta il tuo cervello ad attivare la modalità italiano all'inizio e alla fine della giornata. Secondo, regola 0 traduzioni per 30 minuti al giorno. Sfida personale. Per mezz'ora vietato tradurre. All'inizio sarà difficile, ma anche se fai fatica, provaci. Più ti eserciti, più facile diventerà. Terzo, parla da solo ad alta voce. Per alcuni minuti ogni giorno descrivi quello che stai facendo. Puoi dire «Sto preparando un tè. Ha un profumo buonissimo». L'italiano diventa parte della tua routine. Quarto, usa l'italiano durante attività semplici. Invece di lasciare la mente vagare, concentrati a pensare in italiano mentre cammini o fai sport. Il cielo è blu. Sto respirando aria fresca. Quinto, tieni un diario in italiano. Per me questo è stato un passo fondamentale. Scrivi i tuoi pensieri, cosa è successo durante la giornata o i tuoi obiettivi. Scrivi senza paura della grammatica. L'obiettivo è esprimere, non essere perfetto. Ok, allora facciamo un piccolo riassunto di questi esercizi di ogni giorno. 1. Inizia e chiudi la giornata in italiano. 2. Regola 0 traduzioni per almeno 30 minuti. 3. Parla da solo ad alta voce in italiano. 4. Usa l'italiano durante attività semplici. 5. Tieni un diario in italiano. Se fai questi piccoli esercizi ogni giorno, pensare in italiano diventerà automatico con il tempo. Ma siamo onesti. In questo percorso incontrerete delle difficoltà. È normale avere dei momenti di fatica, ma la chiave è superare queste sfide invece di arrendersi. Vediamo insieme 3 sfide comuni e come risolverle. Difficoltà 1. La mente torna sempre alla tua lingua. È l'impostazione predefinita del nostro cervello. La soluzione? Sii paziente e inizia con piccoli pensieri in italiano. Invece di frasi intere, inizia con parole brevi. Ogni parola pensata in italiano è un mattoncino. Difficoltà 2. Non conoscere una parola. Questo è frustrante e succede a tutti. Ma invece di fermarti, prova a descrivere la parola con frasi semplici. Mettiamo che non ti ricordi come si dice portafoglio. Invece di fermarti, spiega cos'è. Pensa, quella cosa dove tengo i soldi e le carte di credito. Esatto, il portafoglio.
L'obiettivo è proprio questo: continuare a pensare in italiano, anche quando ti manca una parola. Difficoltà 3. Senso di blocco e demotivazione. La verità è che il progresso è lento e potresti non notarlo subito. La soluzione migliore? Registra i tuoi progressi. Tieni un piccolo diario, note vocali, video. Registra la tua voce mentre parli. Parla da solo davanti a uno specchio. Riascolta dopo un mese. Vedrai il cambiamento. Te lo garantisco. La cosa più importante è essere pazienti e continuare. Pensare in italiano è un'abilità e come ogni abilità richiede tempo e pratica. Non aver paura degli errori, continua a esercitarti e presto pensare in italiano diventerà naturale. Abbiamo visto tantissime strategie oggi. Pensare in italiano è un viaggio, un percorso, ma con la mentalità giusta e la pratica quotidiana chiunque può farcela. Ricorda, inizia in piccolo, sii costante e non avere paura di sbagliare. Più pratichi, più facile diventerà. E ora tocca a te. Quale di queste tecniche ti ha incuriosito di più? Quale proverai già da domani? Scrivimelo qui sotto nei commenti, perché non vedo l'ora di leggere. Se questo video ti è stato utile, lascia un like, condividilo con qualcuno che sta imparando l'italiano e iscriviti al canale. Continuate a praticare, continuate a pensare in italiano e noi ci vediamo nel prossimo episodio. A presto e continua a pensare in italiano.